Vorresti imparare a realizzare questo cappellino molto semplice dal bordo alto, imparando anche a lavorare il punto elastico? Vediamo insieme il video tutorial. Per realizzare questo progetto ho utilizzato questo filato, il Merino Plus della Mondial, che è un 52% lana e 48% acrilico, nella versione multicolor. Io ho preso la variante 0986. Per realizzare questo cappellino ho utilizzato 2 gomitoli di questo tipo, insieme all'uncinetto numero 6. Se non riesci a reperire questo gomitolo, puoi regolarti con il campione che trovi sulle etichette. Questo gomitolo si può lavorare con uncinetti dal 5,5 al 6,5 e per 10 cm si ottengono 18 maglie, quindi 18 punti. Noi stiamo usando l'uncinetto 6, quindi se non hai a disposizione questo gomitolo puoi regolarti con le informazioni presenti sull'etichetta se trovi gomitoli simili. Ti serviranno poi i marcapunti, un metro e le forbici. Io ho realizzato già la base del cappellino. Non dovremo far altro che realizzare un pannello a punto elastico e come puoi notare la struttura non è un semplice pannello, un semplice rettangolo, tutto uguale, ma è realizzato con 3 punti differenti. Per la maggior parte della riga sono stati fatti punti alti, mentre per l'ultima parte sono stati fatti mezzi punti alti e punti bassi, perché la struttura di questo cappellino è fatta in modo che la parte che andremo a stringere, che sarà la parte in alto del cappellino, questo è il risvolto, la parte in cui dovrai prendere la circonferenza della tua testa, mentre questa è la parte in alto. Questa parte qua la andremo a costruire con punti diversi, quindi mezzi punti alti e punti bassi. Come ti dicevo, questo cappellino è stato realizzato con 2 gomitoli e questo è l'avanzo del gomitolo che ci servirà comunque per andare a cucire il pannello e poi la parte in alto del cappellino. Vediamo quindi la costruzione del cappellino. Un trucchetto per lavorare ancora più velocemente. Questo progetto è veloce e adatto ai principianti, ma per essere ancora più veloci il trucchetto, se già non lo conoscevi, è quello di iniziare a srotolare il gomitolo dall'interno, tirando fuori l'inizio del filo internamente. Dato che questo è un filato multicolor, come puoi vedere i colori si alternano in modo differente. Questo pannello l'ho costruito prendendo il filo all'inizio del gomitolo, mentre ora lo realizzo prendendo il filo all'interno. Questo è anche un modo per velocizzare il lavoro. Il tutorial che ti mostro è riferito a misure standard per adulti, quindi puoi tranquillamente utilizzarle per realizzare cappellini sia da uomo che da donna, ma anche da ragazzo, perché la misura è abbastanza simile e poi è un punto elastico, quindi aderisce bene alla circonferenza della testa. Se vorresti replicare questo modello con un altro filato, vediamo insieme le misure del pannello. L'altezza del rettangolo è di 35 cm, la larghezza si misura dalla parte più larga, non da quella più stretta, e una larghezza di 50 cm. Perciò le misure standard da adulto per questo cappellino sono 50 cm x 35 cm di altezza. Svilupperemo il nostro rettangolo partendo dalla base più stretta, quindi dai 35 cm. Per questo filato e per l'uncinetto numero 6 ho realizzato 50 catenelle più 2. Iniziamo con un nodo e facciamo 50 catenelle più 2. In totale dovremo avere 52 catenelle. Il totale della nostra fila di catenelle è 37 cm, ma le 2 catenelle che abbiamo aggiunto non dovremo contarle perché sono quelle che ci servono per iniziare il primo punto di lavorazione. Quindi dobbiamo contare 35 cm di catenelle. Per iniziare la prima fila di punti, saltiamo 2 catenelle e entriamo nella terza facendo un punto alto. Andremo a lavorare sul retro dove si è formata questa costina e nella terza catenella facciamo un punto alto. Mettiamo il marcapunti,
sul punto di inizio e continuiamo a fare punti alti fino ad arrivare alle ultime 12 catenelle in cui andremo a cambiare il tipo di punto, perché corrisponde alla parte del pannello in cui andremo a lavorare mezzi punti alti e punti bassi per stringere il nostro rettangolo. Finita la fila di punti alti, rimaniamo con 12 catenelle e andremo a realizzare 6 mezzi punti alti e 6 punti bassi. Se stai utilizzando un gomitolo diverso o un uncinetto diverso, ti puoi sempre regolare con i centimetri. In questi 35 cm di altezza puoi tenere conto che negli ultimi 8 cm andrai a realizzare 4 cm di mezzi punti alti e 4 cm di punti bassi. Con il metro ti puoi avvicinare alla fila di catenelle e contare più o meno i centimetri a quante catenelle corrispondono. Nel mio caso 8 cm sono circa 12 catenelle, quindi so che andrò a fare 6 mezzi punti alti e 6 punti bassi. Continuiamo quindi con 6 mezzi punti alti, e 6 punti bassi. E abbiamo finito la prima fila. Giriamo e procediamo con la seconda fila. Ora dobbiamo costruire il punto elastico. Il punto elastico lo abbiamo visto anche nel video della fascia per capelli, che se non hai visto ti metto il link in descrizione. Dobbiamo lavorare non entrando nel punto intero, ma entrando nella costina dietro. Per ogni giro dovremo entrare nella costina dietro. Ricordati che abbiamo girato il progetto, quindi iniziamo con 6 punti bassi e 6 mezzi punti alti, per continuare poi con i punti alti. Per esserti di aiuto, puoi segnarti con il marcapunti la fine dei punti bassi e la fine dei mezzi punti alti, così per essere più sicuro, altrimenti ti basterà contarli. E andiamo a lavorare iniziando con un punto basso nello stesso punto in cui ci troviamo, entrando nella costina dietro. E mettiamo il marcapunti. Andiamo avanti con il punto basso nella costina dietro,
e abbiamo fatto 6 punti bassi. Ora facciamo i nostri 6 mezzi punti alti, sempre entrando nella costina dietro. E poi continuiamo con tutti i punti alti, entrando sempre nella costina dietro. Arrivati nell'ultimo punto, dovremo entrare nel punto intero e non solo nella costina dietro. Quindi entriamo in tutto il punto facendo l'ultimo punto alto, così si eviterà di allargare troppo il punto. Questo lo facciamo solo nell'ultimo punto, mentre in tutto il resto dei punti lavoriamo nella costina dietro. E abbiamo concluso il secondo giro. Come vedi, si nota proprio la differenza di punti, dai punti alti ai mezzi punti alti al punto basso. Per ottenere 50 cm di larghezza ho lavorato per 40 righe, quindi dobbiamo continuare la lavorazione per 40 righe, oppure se hai usato un uncinetto o un filato differente ti basterà arrivare alla larghezza di 50 cm. Una volta finito il tuo pannello andremo a cucire i laterali. Per chiudere il lavoro entriamo nello stesso punto in cui abbiamo finito e facciamo un punto bassissimo. Andiamo a cucire i laterali, ci giriamo in questo modo e avviciniamo facendo combaciare il pannello con tutti i punti. Entriamo in ogni punto e facciamo un punto bassissimo fino alla fine. Per agganciare nel primo punto entriamo dove abbiamo creato il cappio iniziale, prendiamo il filo e chiudiamo nell'ultima asola. Questo è il filo del cappio che poi andremo a nascondere, possiamo tenerlo all'interno del cappellino così non ci darà fastidio e adesso dobbiamo entrare nelle costine esterne al cappello, non in tutto il punto ma in queste esterne, 1 e 2. Prendiamo il filo e facciamo un punto bassissimo. Dobbiamo cercare di creare una cucitura che si veda il meno possibile. Rivediamolo insieme, non devi entrare in tutto il punto, ma solo in quella esterna. Così anche dall'altro lato, non in tutto il punto, ma in quella esterna. Prendi il filo e chiudi. E facciamo così fino alla fine. Come vedi stiamo creando una cucitura che rimane abbastanza in armonia con il punto elastico e quindi non si noterà alla fine del lavoro. Finiamo nell'ultimo punto e per rinforzare di più la chiusura entriamo anche alla base prendendo il punto intero e facciamo un punto bassissimo ed ecco che abbiamo cucito il nostro cappellino e praticamente la cucitura non si vede nemmeno. Questo è quello che vediamo
dall'altro lato e quindi puoi decidere di girare il cappellino come preferisci. Tagliamo il filo e facciamo un nodo, lo andiamo poi a nascondere e adesso dobbiamo chiudere la parte in alto. Tagliamo un pezzo di filo più o meno della stessa circonferenza, anche qualche centimetro in più, e con un ago da lana andiamo a stringere la parte in alto del cappellino. Attacchiamo il filo entrando con l'uncinetto nel punto dove abbiamo creato il nodo iniziale e facciamo un nodo per agganciare bene il filo. Il filo avanzato del cappio lo possiamo nascondere entrando nei punti e poi tagliamo anche questo e dopo aver infilato l'ago da lana entriamo nei punti alternando dentro e fuori . Completato tutto il giro, stringiamo e facciamo una serie di cuciture chiudendo bene il buco centrale. Finiamo con un nodo . E tagliamo. Giriamo il cappellino . Ed ecco il nostro cappellino finito. Bello, morbidissimo. Se vuoi puoi aggiungere un pompon oppure lasciarlo così. Per questo progetto è tutto e spero di vederti nel prossimo tutorial.